Il 2027 sembra lontano, ma è vicinissimo e non è un anno come un altro, è un anno di reset, cioè è un terremoto che scuoterà la MotoGP fino alle fondamenta perché è pronto a riscrivere la storia di tutto quanto. Motori più piccoli, meno ali, addio a tutti gli abbassatori, una rivoluzione, diciamo così, già pensata strategicamente per rimettere tutto in gioco e dare una scossa, una scarica di adrenalina allo spettacolo, almeno questo è quello che dicono e quello che vogliono, però la verità è che noi facciamo un video tecnico, diciamo, nel senso che parliamo di cose tecniche, anche se non è un video per ingegneri, per scavare un po' più a fondo fra le righe del nuovo regolamento. Perché questo reset non sarà uguale per tutti. C'è già un costruttore, forse due, che per DNA, filosofia, eccetera, parte con un vantaggio enorme. Allora, in questo video non facciamo solo la lista della spesa delle nuove regole, le smontiamo un po' alla volta, le spieghiamo bene, spero, per svelarvi chi, secondo Mr. Helmet, trarrà il maggior beneficio possibile e chi invece rischia di veder crollare il proprio impero tecnico. Immaginate chi. Quindi state pronti, allacciate le cinture, anzi no, il casco, i guanti, quello che è, perché la griglia di partenza del 2027 si sta già formando e il favorito non è chi pensate voi. Volete vedere? Dai, sigla. Ciao da Mr. Helmet, mettetevi comodi perché stiamo per entrare nel cuore della MotoGP del futuro, cioè futuro, fra un anno e mezzo. Una MotoGP che vuole tornare, così dice, a mettere il pilota al centro di tutto. Meno potenza, meno ali, meno aiuti automatici. Qualcuno si lamentava, i piloti di oggi non saprebbero guidare, insomma, le solite storie. Insomma, più talento, più sensibilità, più corpo a corpo, senza esagerare, ma questo ritorno al passato ci chiediamo è veramente un passo avanti e soprattutto che filosofie costruttive di base verranno premiate e quali invece punite, perché la risposta del cambiamento, che è in 3 aree, quindi motori, aerodinamica e diavoleria, roba elettronica, qualcuno aiuterà e qualcuno invece no. Quindi analizziamo insieme questa roba e cerchiamo di capire chi è già contento e chi invece sta già cercando una scappatoia per non perdere la priorità acquisita, come si dice nei call center. Va bene, allora, innanzitutto, prima cosa, perché bisogna cambiare, perché buttare all'aria tutto, perché Dorna e FIM, in realtà Dorna perché FIM, cosa volete, ha deciso di cambiare. Le ragioni sono 3 e sono tutte collegate fra loro. Allora, la prima è la sicurezza, la seconda è lo spettacolo e la terza è la sostenibilità. In realtà ce n'è una che sta sopra tutti, e che è quella dei soldi e dei nuovi mercati e del cambio di acquirente, però diciamo che queste 3, sicurezza, spettacolo e sostenibilità, sono le cose che contano. No, negli ultimi anni abbiamo visto velocità stratosferiche, livelli folli, oltre 360 km all'ora, e poi delle aerodinamiche da cacciamilitari che hanno fatto assomigliare le MotoGP a delle drag bike addirittura molto simili, e quindi che sono state fatte diventare dei missili terra-terra che quando qualcosa va male diventano terra-aria, e quindi sono pericolose anche da seguire in scia, non solo da guidare, a causa delle turbolenze. I sorpassi sono un'impresa, sono legati più ad un errore dell'avversario che a una manovra d'attacco in sé, e le gare rischiano di trasformarsi in processioni decise il sabato. Queste non sono parole mie, sono parole dei sessi tecnici della MotoGP, decisi il sabato in base ai valori in campo, no, delle prime sessioni. Quindi l'obiettivo è chiaro: abbassare la velocità, ridurre l'impatto delle ali per favorire i duelli e togliere gli aiuti come gli abbassatori, che avevano tolto un po' di magia alle partenze, l'all shot, queste robe qua. A questo si aggiunge la spinta, che ormai è inevitabile perché è una direzione giusta, da cui non si torna più indietro, che è quella dei carburanti al 100% di origine non fossile, i cosiddetti carburanti verdi, che è un passo fondamentale per il futuro del campionato. Dovete sapere che non è tanto per l'inquinamento, ma per gli indici che un'azienda può, diciamo così, mettere insieme, perché se dimostra che sta facendo delle cose per il green, ha anche degli indici aziendali, dei vantaggi non da poco. Quindi adesso il succo, analizziamo
le modifiche principali e vediamo chi vince e chi perde in queste nuove situazioni. Punto 1, motori da 850, quindi meno forza bruta, teoria, più agilità. Quindi la novità più grossa è questa qui, si riduce da 999, cioè da 1000 a 850, la lesaggia scenderà da 81-75 mm, è una mossa che limita le capacità del motore di ululare a quei regimi di rotazione che conosciamo noi. E quindi, in poche parole, cosa succede? Che ci sono meno cavalli. Quanti di meno? 30, 40 forse, e riporta, diciamo così, le prestazioni motoristiche a livelli umani. Chi ci guadagna? Subito analizziamo una roba del genere. Storicamente ci guadagna chi ha sempre puntato sull'equilibrio telaio motore e sull'agilità, no? Più che sulla potenza pura. E quindi il pensiero vola alle giapponesi, ma principalmente a Yamaha. La M1 è sempre stata la regina della percorrenza in curva, grazie a un telaio eccezionale, lo sappiamo, e a un motore, il 4 cilindri in linea, più dolce, che poi è anche quello un luogo comune, perché nell'ultimo periodo Yamaha tanto dolce non era. E in un mondo con meno cavalli, la capacità di essere veloci a centrocurva diventerà un'anima, diciamo così, un, un'arma. Questa moto avrà un'anima ancora più affilata. Ecco, sì, tengo il diciamo, paragone con la spada. Fermi tutti, ma la Yamaha al V4 adesso cambia poco. La filosofia costruttiva è sempre quella, grosso modo, non si trasforma una Yamaha in una Ducati solo per questo. Chi ci perde inevitabilmente chi ha costruito il proprio dominio sui muscoli, sulla supremazia del motore. E qui i riflettori sono tutti su Ducati, il cui V4 tesmodromico è una bestia, un mostro di potenza bruta. Con le nuove regole questo vantaggio cambia un po', si ridimensiona. Non è che a Borgo Panigale non sappiano fare la ciclistica, però la filosofia di Bologna è stata sempre quella di domare una potenza esagerata con l'elettronica e le ali. Infatti sono fra i più avanzati su questa pista, e dovranno rivedere l'approccio. Anche KTM, che ha puntato tanto sul V4, dovrà ricalibrare il tiro, anche se ha già fatto sapere di essere al lavoro sul nuovo motore, ok, confermando sempre il V4. Il problema di KTM, lo sapete, è un altro, e sappiamo anche qual è. Per loro il tema è addirittura la sopravvivenza. Ma questo è un video che parla di cose fra virgolette tecniche, cioè di altre cose, per cui facciamo finta che in Austria vada tutto bene dal punto di vista dei soldi e che parliamo del DNA della loro moto. Ok. Punto 2, l'aerodinamica ridotta, e quindi il talento torna a galla. Il talento di chi guida, ma anche il talento degli ingegneri, perché sì, questa cosa che i piloti sviluppano le moto è vera, ma sono gli ingegneri che le fanno. Ok, quindi un taglio netto dell'aerodinamica, la carena anteriore sarà più stretta di 50 mm, il muso più arretrato, e a volte anche l'aerodinamica posteriore sarà limitata e aggiornabile una sola volta a stagione. Code, codine, coducce, molto meno. L'obiettivo è di ridurre il carico che schiaccia la moto a terra e quindi diminuire le turbolenze. Immaginate di essere in barca dietro la nave da crociera, l'acqua è così agitata che la vostra barchetta diventa instabile. Ecco, questo è quello che succede oggi a un pilota in scia, e l'aria sporca generata dalle ali rende la moto instabile, surriscalda la gomma anteriore, lo sapete, no? E rende quasi impossibile un sorpasso pulito. Meno ali, scia più pulita, più attacchi, meno sbattimenti, intesi proprio come sbattimenti, meno shake, meno risucchi, come quello capitato a Marquez quando ha tirato giù Rins, perché risucchiato da Marini fai anche cose che non vuoi. Comunque il tema dell'aerodinamica fa discutere, perché meno aerodinamica uguale meno resistenza all'aria e quindi più velocità. Quindi meno aerodinamica porterà ad avere meno potenza? Oppure, altra possibilità, senza aerodinamica, che rende le moto più lente in termini di velocità perché le schiaccia a terra, ci sarà più velocità per via dell'accelerazione? Boh, insomma, oppure riducendo le ali avremo un peggioramento della stabilità e dell'accelerazione, e quindi si ridurrà la velocità corner to corner, cioè quella da una curva all'altra. Invece nel rettilineo non è mai un problema. Ma soprattutto c'è il tema di questo video.
di questo pezzo, cioè chi ci guadagna con meno aerodinamica? I piloti, soprattutto quelli bravi, i talenti puri, quelli che sanno improvvisare la staccata, quelli che sentono la moto senza filtri, quelli hanno nel polso, no, la sensazione. A livello di costruttori invece il cambiamento favorisce chi non ha investito cifre folli, o perlomeno chi non ha intrapreso la strada senza ritorno della aerodinamica estrema, e quindi ci perde a Ducati, e con lei Aprilia e KTM, che sono stati i costruttori più impegnati in questa cosa. Gli europei, i maestri delle ali, Ducati in particolare ha basato la sua efficienza, ma anche Aprilia, proprio sul carico aerodinamico. Perdere quest'arma, ok, significa dover trovare la prestazione da un'altra parte, probabilmente tornando ad un lavoro ossessivo su telaio e distribuzione dei pesi, cercando di avere qualcuno che queste cose te le valorizzi. Ok. Punto 3, abbassatori e all shot, pilota protagonista a livello di sensibilità. Quindi l'ultimo punto, non meno importante, vedete che poi ci sono dei punti anche secondari più o meno, è il divieto totale di tutti i ride hate and all shot, quindi abbassatore, quelle robe lì. Finiti quei sistemi, usati per abbassare la moto in partenza, in uscita di curva, massimizzare l'accelerazione, non ci saranno più. È un'altra innovazione, questa qua, perfezionata da Ducati, che aveva reso le partenze quasi delle formalità, se tutto andava bene, no? Rendendole un incubo se c'era qualche problema, avete visto nell'ultimo periodo. E quindi chi ci guadagna? Ci guadagna lo spettacolo, i piloti, e la partenza tornerà a essere un gioco di polso, di sensibilità, di frizione, di gas. Quindi l'uscita di curva richiederà di nuovo sempre il polso destro chirurgico per controllare l'impennata. È la fine questa di un automatismo da videogame, ok? E di un ritorno al motociclismo della sensibilità. Chi ci perde? Chi ci aveva costruito un impero? Ducati. Perdere gli abbassatori è un colpo durissimo, lo ripeto, alla filosofia di Bologna, perché dovranno ripensare tutto il bilanciamento, l'erogazione, ritrovare l'efficacia, e non sarà facile. Ricorderete la moto di Capirossi, ma anche quella di Stoner, che col suo polsino, diciamo così, decideva i giudizi, no? Decideva come andava a finire la cosa, essendo solo lui in grado di gestirla. Però attenzione, perché vi do una buona notizia: Ducati starà già sicuramente lavorando per arrivare a questo ostacolo. Gigi Dall'Igna è maestro nelle soluzioni alternative. Questi sono i punti più importanti. Ce ne sono altri, forse di cui si parla meno, ma che hanno un'importanza strategica. Allora, la parte dei dati GPS. Per un equilibrio ancora maggiore, i dati GPS di tutti i piloti saranno a disposizione di tutti i team, pensate, al termine di ogni sessione, fornendo quindi i dati a tutti i piloti. Ci saranno migliori opportunità di fare passo avanti per i team e i piloti meno performanti e ad un costo controllato. Quindi l'accesso a questo range di dati rende questo sport sicuro, meno segretoso, e incrementerà anche il livello di dati disponibili nei confronti degli appassionati di tutto il mondo, cioè anche chi si vuole fare, tipo noi, voi, insomma, anche non capendo niente, delle grossissime pippe mentali, potrà, con la disponibilità dei GPS, nei limiti di quanto ci sarà consentito sbirciare, a farsi delle idee. Questa cosa veramente è molto importante, metterà, lo dico chiaramente, in modo che rimanga, i costruttori nelle condizioni di migliorare nelle aree in cui sono carenti, dal momento che sapranno di certo dove guadagnano loro e dove perdono, e dove guadagnano e perdono i loro avversari. Ok. E adesso il punto 5, che è quello che in realtà condiziona moltissimo l'attuale MotoGP, ovvero le concessioni. L'attuale sistema di concessioni introdotto alla fine del 2023 continuerà a restare in vigore, però con delle novità. Quindi a partire dal 2027 tutte le case inizieranno nella fascia B, nella fascia B, quella in cui attualmente mi pare non ci sia nessuno. Ok? Come a dire, è la fascia meno, eccola lì.
saranno poi dopo rivalutate, questo si fa anche adesso a stagione in corso, nell'estate del 2027, poi potranno salire o scendere di categoria a seconda delle prestazioni per avere più o meno accesso alle concessioni. Con questo modo, con questo sistema qua, la prestazione dei costruttori viene prima resettata e poi viene considerata in base ai risultati ottenuti in quella parte di campionato. Quindi più equilibrato possibile di così, no, non sarà, cioè, non si può. E quindi la nuova era inizia da zero. Assomiglia molto a quando ti siedi ad un tavolo di poker con fiche, no, di torneo, dove hai praticamente le stesse fiche dei tuoi avversari, come quando giochi a Monopoli, che ti danno quel denaro là. Poi vedi tu. E adesso la parte che vi interessa di più, cioè la rivelazione del team favorito del 2027 secondo alcuni parametri che sono miei, generalmente ingegneristici, e dei quali spero voi vorrete discutere, oltre ad abbonarvi, iscrivervi al canale e fare tutte quelle cose che vi aiutano a trovare i contenuti di Mr. Helmet e a supportare Mr. Helmet, che è cresciuto moltissimo, superando i 110.000 utenti, però sarebbe anche contento di crescere un altro po' di più. Ok. Quindi facciamo il riassunto di come va a finire: meno potenza, più velocità in curva, meno ali, più importanza al polso e al telaio, meno aiuti, più pilota, meno ingegneri in teoria. Se sommiamo tutto quanto, il profilo che emerge disegna quasi perfettamente il DNA di un marchio giapponese, nello specifico Yamaha. Cioè, alla fine, con questi ragionamenti qua, è Yamaha la casa favorita. E in questo momento do il permesso a tutti i membri, non ho usato il termine a caso, della factory di Iwata, di Yamaha, di toccarsi, perché però dopo ne possiamo anche discutere. Allora, per decenni Yamaha è stata il punto di riferimento della guidabilità con la M1, mentre gli altri servivano a cavallate, cioè a mucchi di equini messi nel motore, e a Iwata si concentravano sulla dolcezza e su un telaio che diceva tante belle cose al pilota. Valentino Rossi, grandissimo campione, Jorge Lorenzo hanno costruito le loro vittorie su questa filosofia, che era una filosofia in cui già che era già un po' controcorrente nell'era della potenza e dell'aerodinamica, e infatti ha sofferto moltissimo. L'ultimo mondiale vinto da Quartararo nel 2021 è stato già uno sforzo del povero Fabio, che già fronteggiava una Ducati forzuta e tante altre situazioni. E poi cosa è successo? Che durante il Covid i giapponesi si sono rilassati, o comunque avevano altri problemi, hanno individuato altre priorità, mentre in Europa c'è stata una vera e propria corsa agli armamenti, un raid tecnologico che ha avvicinato moltissimo, ha lanciato Ducati nell'iperspazio della competitività e ha consentito ad Aprilia e KTM di avvicinarsi moltissimo al vertice, ok? Lasciando le giapponesi come vere e proprie cenerentole. Ok, però il regolamento 2027 sembra fatto su misura per riportare in cima i Jap Yamaha, ma non solo, perché un motore 850 si sposa alla perfezione con la ricerca della scorrevolezza, della agilità, della leggerezza. Meno ali esaltano le doti di un telaio che non ha bisogno di piedistalli, stampelle esterne per funzionare, accrocchi, diciamo, mentre Ducati e Company dovranno fare una, come posso dire, inversione a U concettuale. Yamaha e Honda invece si troveranno in teoria dalla parte opposta, cioè di essere a posto dal punto di vista di potenza, di avere nel DNA questa agilità, e quindi si troveranno, come posso dire, in teoria, perché tutto la strada spianata. Non devono cambiare filosofia, devono tornare a fare quello che hanno sempre fatto meglio, smettendo, che è quello che stanno facendo in teoria adesso, di snaturarsi.
cioè come se un fisico più longilineo di natura, più leggero, dovesse smettere di gonfiarsi con i pesi, magari prendendo anche dei prodotti, mentre invece premiando l'agilità è il maratoneta di natura, il ginnasta di natura, torna a essere favorito. Attenzione che Yamaha in particolare avrà 2 piloti, li ha già praticamente, 2 piloti che si adattano a questo tipo di moto molto meglio di tanti altri. Quartararo è un pilota raffinato, Razgatlioglu proviene dalle derivate di serie e quindi dovrebbe avere questa sensibilità, e per questo Honda sta cercando di fare lo stesso, sta cercando di prendere Acosta, e per farlo, questa è una notizia fra parentesi, gli ha offerto il triplo di quanto vale attualmente il contratto che lo spagnolo, il mursiano, ha con KTM. Bene, adesso la parte quasi finale è la parte degli sconfitti, è la grande incognita, e quindi se Yamaha sorride, abbiamo visto chi è che paga poi alla fine all'opposto il conto più salato. Come abbiamo visto, il rischio più grande è per Ducati, poverina, il cui dominio attuale è figlio di una superiorità in aree che dal 2027 saranno ridimensionate. A Borgo Panigale hanno dimostrato che sanno reagire, che non è che dormono in piedi, che non è che stanno lì a fare le palline di cotone dall'ombelico, e l'ingegno di Gigi Dall'Igna non si discute, c'è di più perché Ducati si è mossa in anticipo assicurandosi, come Yamaha forse di più, il valore aggiunto che va oltre la tecnica. Un pilota che si chiama Marc Marquez e il cui ingaggio, quello del fenomeno spagnolo, può essere visto proprio come una specie di polizza assicurativa sul futuro, cioè quando la competitività della moto dovesse eventualmente mancare, lui è l'uomo in grado di metterci quel qualcosa in più per fare la differenza. Lo ha fatto per anni sulla Honda e lo ha fatto paradossalmente, ecco perché lo penso, anche quest'anno sulla tanto discussa GP25, che mette tanto in crisi chi invece guidava in maniera completamente diversa e sulla fiducia, e invece tanto a suo agio lo spagnolo che ha vinto il mondiale con 12 praticamente gare fra gare e garette d'anticipo. Come Marquez c'è anche Aldeguer che ha un approccio abbastanza simile. L'anno prossimo lo spagnolo, su una moto ancora poco evoluta rispetto alle ultime rosse, farà le prove generali al netto delle sue condizioni di salute e della sua voglia, ma questi non sono temi tecnici. Bene, però c'è un'altra gigantesca incognita che potrebbe stravolgere tutto, è nera, e sono le gomme. Dal 2027 infatti Pirelli diventerà il fornitore unico per gli pneumatici, prendendo il posto, dopo tanti anni, di Michelin. Questo è un cambiamento epocale perché ogni moto è sempre progettata intorno alle gomme. Cambiare fornitore significa cambiare il comportamento della carcassa, delle mescole, insomma di tutto quanto. Alcuni addetti ai lavori in realtà dicono che è questa la variabile più impattante della faccenda, no? Persino di più dei motori. È credibile questa cosa. Chi si adatterà per primo? Non lo so. Una moto gentile come la Yamaha, sperando che lo sia, potrebbe amare subito questo tipo di gomme, oppure una moto più aggressiva sarà avvantaggiata. Boh, è un jolly che rende ogni previsione affascinante e quasi impossibile, cioè le combo fra gli elementi sono così tanti e le filosofie così indefinite che veramente potrebbe succedere di tutto. Questa incertezza è arricchita dal fatto che pare che ogni costruttore potrà lavorare con il fornitore delle gomme nella maniera che desidera. Quindi questo non vuol dire avere più gomme, ma vuol dire che se desideri avere delle informazioni per poterci lavorare sopra e fare dei calcoli, eh, riservate e tutto il resto, il fornitore te le dà. Insomma, un approccio custom made che favorirebbe le factory con maggiore reattività, e qui gli europei magari sono più avvantaggiati, potrebbero avere la meglio rispetto ai giapponesi che di solito sono meno reattivi. La conclusione: il terremoto del 2027 ridisegna tutto, è come buttare un bicchiere d'acqua su un acquerello, bisogna rifare tutto. Ridisegnerà le gerarchie della MotoGP sulla carta, la filosofia
della Yamaha la farebbe sembrare in posizione di favore per il nuovo ciclo tecnico. Per Ducati e le altre case europee invece sembrerebbe, non lo posso sapere, che la sfida sia in salita enorme. Ecco, bisogna reinventarsi per fare tutto quanto, mentre si corre nel 2026 l'ultima delle stagioni estreme. Questa ovviamente è solo un'analisi mia personale con delle opinioni. La MotoGP ci ha insegnato che le sorprese sono sempre dietro l'angolo e l'incognita Pirelli potrebbe ribaltare ogni pronostico, come con i reality dove il conduttore cambia tutto. Ok, ora adesso tocca a voi. Voglio sapere, mi piacerebbe, se siete d'accordo, vedete anche voi la Yamaha e al limite la Honda come grandi favoriti per un ritorno Jap, o pensate che le europee, Ducati, Aprilia, che ne so, in testa, grazie alla genialità unita al talento di alcuni piloti che hanno, stupiranno ancora tutti? Chi avrà il maggior vantaggio da questa rivoluzione? Scrivetelo nei commenti, fatemi sapere. Apriamo il dibattito, come si diceva nelle assemblee tanti anni fa, e che sono curioso. Io vi saluto, questo video è durato anche troppo. Spero che non vi spaventi il minutaggio, però c'era tanta roba da dire. Ciao da Mr. Helmet.